Benvenuti sul mio canale. Oggi vi propongo questo coprispalle dall'aria molto elegante ma nel contempo molto semplice da fare. Per fare questo coprispalle userò il filato Bravissimo nella versione panna, è un uncinetto del 5 e uno del 4,5. Vi lascio al video. Per fare il nostro poncio coprispalle avremo bisogno di due rettangoli come questi. Due rettangoli che io ho calcolato come misura 41 cm di altezza, quindi ho calcolato una misura che va dalla spalla fino a raggiungere più o meno l'altezza della vita, e di larghezza è 106 cm. Anche qui ho calcolato a metà avambraccio, braccia aperte, prendete la misura, ho calcolato da sotto il gomito, partendo da un braccio fino a sotto il gomito, arrivando all'altro braccio. Per avere un'altezza di 41 cm ho montato 60 catenelle più 2. A questo punto si sviluppa su un multiplo di 6 più 2, quindi se usate un altro filato, un altro uncinetto, dovete montare più volte 6 catenelle fino alla lunghezza che desiderate, poi ne dovrete aggiungere 2 più una catenella per girare. Adesso prendiamo l'uncinetto del 5 e andiamo a montare 62 catenelle. Fatte le 62 catenelle ne aggiungo una per girare, vado in quella successiva e faccio un punto basso, e faremo così per tutte le 62 catenelle, quindi faremo un punto basso su ogni catenella che abbiamo a disposizione. Una volta ripassata tutta la catenella a punti bassi, partiamo con il punto vero e proprio, quindi salgo con 5 catenelle. Dopodiché lavoreremo i punti intrecciati con punti alti quintupli. Quindi cosa facciamo? Carichiamo 5 volte il filo sull'uncinetto. 1, 2, 3, 4 e 5. Una volta caricato 5 volte il filo sull'uncinetto, andrò a lavorare la quarta maglia che ho di base, quindi questo lo saltiamo perché sono le catenelle, quello che è subito sotto le catenelle lo saltiamo, contiamo, andiamo in quello dopo, contiamo 1, 2, 3 e entriamo nel quarto, pesco il filo e scarico gli anellini a 2 a 2. E di nuovo faccio 1, 2, 3, 4 e 5, entro nel punto successivo e faccio lo stesso lavoro di prima, entro nel punto, pesco il filo e scarico a 2 a 2, quindi prendo il filo, scarico, prendo il filo, scarico, prendo il filo, scarico, e di nuovo 1, 2, 3, 4, 5, entro nel punto successivo e faccio lo stesso lavoro. Una volta lavorati i primi 3 punti dobbiamo tornare indietro, quindi cosa facciamo? Prendiamo ancora 5 volte il filo sull'uncinetto, 1, 2, 3, 4, 5, entro da dietro, questo punto lo saltiamo perché è il punto delle catenelle, entro in quello successivo, e di nuovo entro nel punto successivo che abbiamo appena lavorato, quindi qua in mezzo. Carico ancora 5 volte il filo sull'uncinetto e vado a lavorare l'ultimo punto dei 3 punti che abbiamo lasciato, quindi questo centrale. Entro sempre da dietro
ho formato il mio primo intreccio. Ora di nuovo prendo 5 volte il filo sull'uncinetto, conto 1, 2, 3, entro nel quarto punto che ho a disposizione e faccio lo stesso lavoro. E di nuovo entro nel punto successivo e faccio il mio punto super alto, chiamiamolo così. E di nuovo 3, 4, 5 e faccio il terzo punto. Fatti 3 punti, devo tornare indietro, quindi 5 volte filo sull'uncinetto e vado nel primo punto che ho saltato, quello subito dopo quello già fatto. E di nuovo 5 volte filo sull'uncinetto, entro da dietro nel punto successivo rispetto a quello che abbiamo fatto prima. Carico ancora 5 volte il filo sull'uncinetto ed entro nell'ultimo punto che è rimasto, in quello centrale praticamente. E il nostro secondo modulo intrecciato è terminato. Ora andiamo avanti, facciamo un'altra volta insieme. Quindi prendo 5 volte il filo sull'uncinetto, salto i primi 3 punti che ho liberi, quindi 1, 2, 3, entro nel quarto, prendo il filo, poi scarico gli anellini a 2 a 2 e di nuovo 5 volte il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo, prendo il filo e scarico ancora gli anellini a 2 a 2. Di nuovo 5 volte il filo sull'uncinetto, entro nel punto successivo e faccio la mia quintupla maglia alta. Ora devo tornare indietro, quindi ancora 5 volte il filo sull'uncinetto, vado nel primo punto che ho lasciato, quello subito dopo il modulo precedente, e di nuovo 5 volte il filo sull'uncinetto, sempre da dietro a questi 3 punti, entro nel punto successivo rispetto a quello che abbiamo lavorato prima e faccio il mio punto. Di nuovo 5 volte filo sull'uncinetto, vado a lavorare l'ultimo punto rimasto tra i 3 punti di qua e i 2 di là. Questo è l'effetto che abbiamo. Adesso andremo avanti a lavorare tutta la riga in questa maniera. Una volta lavorati tutti i nostri punti intrecciati, dovremo fare l'ultimo punto, ce ne resterà uno. Quindi, anziché fare un quintuplo punto alto, faremo un quadruplo punto alto, cioè prenderemo il filo una volta in meno, quindi anziché 5 volte prenderemo il filo 4. Entriamo nell'ultimo punto e lavoriamo l'ultima maglia. E alla fine della nostra riga ci troviamo in questa situazione. Ora non dobbiamo fare altro che voltare il nostro lavoro
entrare subito nel punto che abbiamo sotto e facciamo un punto basso. Dopodiché, punto per punto, lavoreremo un punto basso, quindi un punto su ogni punto. Tutta la riga la lavoriamo così e andiamo a chiudere la riga di punti bassi lavorando l'ultima catenella che abbiamo del giro sottostante e facciamo un punto basso anche qui. Dopodiché ripartiamo da capo lavorando i punti intrecciati. Praticamente il punto si svolge così: una riga di punti intrecciati e una riga di punti bassi. Quindi saliamo con 5 catenelle, 5 volte filo sull'uncinetto ed entro nel quarto punto partendo da quello subito dopo le catenelle, perché appunto il primo punto viene sostituito dalle catenelle, quindi questo lo saltiamo, contiamo 1 2 3, entriamo nel quarto che corrisponde a questo punto qua, praticamente il punto che da destra va verso sinistra, e quindi lavoriamo questo punto e di nuovo 5 volte filo sull'uncinetto, entro in quello successivo, un'altra volta 5 volte filo sull'uncinetto, entro in questo, fatti 3 punti, devo tornare indietro, quindi 5 volte filo sull'uncinetto. Quindi abbiamo detto che questo non si lavora perché ci sono già le catenelle che sostituiscono il punto, entro in quello successivo, di nuovo 5 volte filo sull'uncinetto, entro in quello dopo, 5 volte filo sull'uncinetto e vado a fare l'ultimo punto. E abbiamo iniziato il secondo motivo. Ora non ci resta altro da fare che lavorare tutta la riga, che poi chiuderemo con un punto alto quadruplo, cioè piuttosto che caricare 5 volte il filo sull'uncinetto lo caricheremo 4. Dopodiché, finita la riga, faremo una riga di punti bassi e ripartiamo da capo con il punto intreccio. Praticamente il lavoro è tutto qua fino alla lunghezza che abbiamo scelto. Quindi mettiamo il nostro lavoro col diritto verso di noi e andiamo a ripassare i lati lunghi col punto basso. Quindi prendo uncinetto e filo, entro nel primo punto che ho a disposizione e faccio un punto basso. Dopodiché mi ritrovo l'archetto del quadruplo punto alto e farò 5 punti bassi, perché comunque questo punto è formato da 5 gettati, quindi farò 5 punti bassi. Intanto lavoro anche la codina, almeno non ce l'ho dopo da nascondere. Arrivata alla fine dell'archetto ho la riga di punti bassi, quindi faccio un punto basso nel punto basso. Mi ritrovo ancora l'archetto e lavoro 5 punti bassi. Qui alla riga di punti bassi entro, faccio un punto basso, entro nell'archetto successivo e faccio 5 punti bassi. E di nuovo mi trovo il punto basso, faccio un punto basso nell'archetto, ne lavoro 5. E lavoro così solo i 2 lati lunghi. Una volta ripassati i pannelli a punto basso è il momento di chiudere prima le spalle. Quindi cosa facciamo? Prendiamo i nostri pannelli e mettiamo diritto con diritto, cioè il pannello sotto col diritto che guarda verso di noi, il pannello sopra col diritto che guarda verso il basso. Ho calcolato una scollatura
di 26 centimetri. Quindi prima sono andata a fare la metà dei pannelli, poi dopo ho diviso dalla metà 13 centimetri verso destra e 13 centimetri verso sinistra. Ora andremo a unire le spalle. Io le unirò a uncinetto, però voi potete unirli come volete. Andremo a prendere la costina esterna dei punti bassi che abbiamo lavorato su 2 pannelli. Quindi entro nel primo pannello, primo punto del primo pannello, prendo la costina esterna, entro nel primo punto del secondo pannello e prendo la costina esterna. Prendo il filo e faccio un punto bassissimo. Vado nel punto successivo, prendo la costina esterna e l'altra costina esterna del punto e chiudo con un punto bassissimo. Entro in quello dopo, costina esterna, punto bassissimo, costina esterna, punto bassissimo. Vado avanti a cucire le spalle fino a dove abbiamo marcato l'apertura del collo. Una volta chiuse le spalle dobbiamo pensare al sotto. Per il sotto dobbiamo calcolare una misura considerando che si infila dal collo che ci passino le spalle e le braccia. Io ho calcolato una misura di 45 centimetri e comunque ho fatto la stessa maniera del collo. Ho diviso per metà e poi dopo ho fatto 22 centimetri e mezzo da una parte e 22 centimetri e mezzo dall'altra, che ho chiuso nello stesso modo che ho usato per chiudere le spalle, cioè coi punti bassissimi, lavorando le costine esterne della riga di punti bassi che abbiamo fatto per rifinitura. Una volta chiuse le spalle e il fondo è ora di costruire la nostra manica, il nostro polso, più che la manica. Quindi io una l'ho già fatta, una ricetta vera e propria non c'è, dovete man mano provare il capo e capire quanto dovete stringere, quanto dovete allungare in base al braccio, in base alla circonferenza del polso che avete. Io ho fatto in questa maniera che adesso vi vado a mostrare. Quindi ho girato il mio lavoro dal diritto, cioè lasciando le cuciture all'interno. Mi sono aiutata con un uncinetto del 4,5, anziché usare il 5, almeno mi dà una mano a stringere. Ho fatto il primo giro, quindi sono entrata in un punto qualsiasi, punto basso, catenella, che vanno a sostituire il mio primo punto alto, e nel primo giro ho fatto una sequenza di 2 diminuzioni e un punto alto, quindi qui il punto alto l'ho già fatto. Entro nel primo punto che ho disponibile, lavoro un punto a metà, entro nel punto dopo, lavoro un altro punto alto a metà, poi chiudo tutti e 2 i punti insieme. Così ho fatto anche per il punto successivo, cioè ho fatto una diminuzione, 2 punti alti a metà chiusi insieme. In quello dopo ho fatto un punto alto e di nuovo dopo il punto alto faccio 2 punti alti a metà che chiudo insieme e un altro 2 punti alti a metà e chiudo insieme. Nel punto successivo vado a lavorare un punto alto e subito dopo faccio un punto alto chiuso a metà, poi entro nel punto successivo, ne faccio un altro chiuso a metà, poi chiudo tutto insieme. Ripeto la stessa operazione per il punto successivo e dopo le 2 diminuzioni faccio il punto alto e questo giro lo lavoro tutto così. Finito il primo giro, il secondo lo faccio in questa maniera, quindi salgo con 2 catenelle che saranno il mio primo punto alto e farò un punto alto, una diminuzione, quindi punto alto, entro nel punto successivo, lavoro un punto alto a metà, entro in quello dopo, lavoro un altro punto alto a metà e chiudo insieme. Questa è la nostra diminuzione. Poi faccio un punto alto da solo, un'altra diminuzione e lavoro tutto il giro così, una diminuzione, un punto sì, un punto no. E ho finito il secondo giro,
Ora inizio il terzo e nel terzo farò 2 punti alti, quindi uno l'ho già sostituito con le catenelle, vado avanti con un punto alto e una diminuzione, quindi punto chiuso a metà, entro in quello successivo chiuso a metà, poi chiudo tutti e 3 gli anelli insieme e in quello dopo faccio un punto alto, in quello dopo ancora un punto alto e poi faccio la mia diminuzione. E ancora lavoro 2 punti alti, 1 e 1, 2, faccio la diminuzione e finisco il terzo giro in questa maniera. Finito il terzo giro iniziamo col quarto e qui faremo 3 punti e una diminuzione. Quindi il primo l'ho già fatto, sostituito dalle catenelle, 2, 3 e qui faccio la mia diminuzione. Lavoro i 2 punti a metà e chiudo tutte e 3 le asoline insieme. 3 punti, un punto alto chiuso a metà, un altro punto alto chiuso a metà e chiudo e ho fatto la mia diminuzione e finiamo il giro in questa maniera. Ho finito il quarto giro e per me mi basta così, quindi non vado più avanti con le diminuzioni, vado avanti a lavorare 7 giri a punto alto, anche perché lavorando il punto alto si andrà ulteriormente a stringere il polso, quindi salgo con 2 catenelle che saranno il mio punto alto, il mio primo punto alto, entro nel punto successivo, faccio un punto alto, entro in quello dopo faccio un punto alto e vado avanti a lavorare così per 7 giri consecutivi e ci vediamo alla fine del polso. Ecco il lavoro finito. Per questo poncio coprispalle che ha un'altezza di 40 cm ed una larghezza da polso a polso di circa 132 cm ho usato più o meno 450 grammi di Bravissimo. L'ho lavorato quasi tutto col numero 5, a parte i polsi mi sono aiutata con il 4,5 ed è un poncio coprispalle che veste benissimo una M, una taglia ML tranquillamente. Ed ecco, io con questo ho finito, spero che il video vi piaccia. Come al solito vi ringrazio per l'attenzione e vi chiedo di iscrivervi al mio canale se non l'avete ancora fatto e di attivare la campanellina che vi terrà aggiornati su tutte le novità che pubblicherò. Vi ricordo inoltre che sono anche su Facebook e Telegram, se volete vi aspetto anche lì. Ci vediamo al prossimo video, ciao a tutti!